Ok ragazzi, ho montato la prima scheda. Questa è la scheda motori composta da due LED, uno rosso, uno verde, transistor che sono proprio quelli che vanno a pilotare tramite questi due connettori, questi cavetti di motore elettrici, questi qui. Questa è proprio la scheda di potenza, va alimentata a 9 volt e 6 volt, sono in gruppi di 3 transistor, 3 e 3. Hanno utilizzato questi perché ovviamente parliamo di 18 anni fa, era una delle migliori soluzioni. I transistor cosa fanno qui? Fanno rotare i motori sia in senso orario che in senso antiorario. Condensatore, questo è un altro transistor principale, connettore questo è di alimentazione che poi andrà messo questo, non lo so se posso andarlo anche a mettere ora. Ok, lo metto, però ho anche messo le batterie che ora ti mostro, eccole qui. Batterie che sono le EBL, queste qui, 2800 mAh cada una, però ho un problema. Un primo problema è che si è rotta qui la molla che fa, diciamo, contatto con la batteria, ecco qua, perciò devo obbligatoriamente mettere uno spessore per fare il contatto. Vediamo se faccio così, se funziona qualcosa. Ah, non funziona nulla, non entra l'alimentazione, perciò c'è qualche batteria che non fa contatto. Qua ragazzi ci sarà da impazzire per farlo ripartire, perché ti ricordo che c'erano le vecchie batterie dentro ed erano tutte arrugginite. Certo, 18 anni ferme qua dentro, tutto l'acido interno è uscito fuori e ha fatto danni. 1, 2 e 3. Vediamo se qui c'è qualcosa che non fa contatto, che è possibile pure che non farà contatto qui. Va bene, vado a prendere un poco di carta d'alluminio e la metto, vediamo da poter fare i contatti. Sto arrivando. Ok, ora io con la carta d'alluminio vado a fare gli spessori nei contatti delle batterie, perché così non va bene. E allora questa credo che sia quella difettosa della parte di sotto. Faccio anche attenzione a non fare un cortocircuito bello e buono. Ok, questo lo posiziono qui, cerco di farglielo entrare dentro la molla. Ok, dopo 18 anni fermo in magazzino, vediamo se lo faccio ripartire. Allora, purtroppo il coronavirus ci ha tutti bloccati dentro e ci occupiamo la giornata con qualcosa di interessante, come studiare la robotica. Ok, questo è fatto. Credo che questi facciano contatto bene. Vado a mettere questo sopra. 2. Ora qui c'è l'altro che è distrutto completamente la molla, eccola qui, perciò io qui faccio un'altra pallina di carta d'alluminio, metto l'interruttore su off, vado a spingere la carta di alluminio, faccio fare il contatto, spero che così arrivi alimentazione alla scheda motori. Vediamo. Non arriva niente.
non arriva nulla, ragazzi, nulla. E allora aspetta un attimo, ma certo è normale che non arriva nulla, come arrivare se non ci collego questo. Aspetta un po'. E allora aspetta, qui mi dice di andare a mettere le batterie il verso corretto, questo a me qua manca un filo, a me qui manca un filo, cioè rosso. Ma dove sono sti fili qua? Cioè questo qui ne ha soltanto 3, giusto? Qui invece ne porta allora il filo marrone, giusto? Qual è questo qua? Ma questo non l'avevo collegato, no? Dove vado? 1, 2 marrone. Ah, aspetta, è questo qua. Ok, perciò marrone con rosso devono andare. No, allora questo lo esco da qui e lo metto qui. Perfetto, lontano. Qui questo lo metto qui. Ok, cioè come funzionava questo coso? Secondo me mancano parti, porco cane. Cioè, come collego questo con la batteria? Non sono connesse, mi manca qualcosa per connetterlo alla batteria. Allora il problema qui mi dice che qui mancano qui 2 fili con un connettore. Ma com'è sto fatto? Aspetta un attimo. Rewind, torniamo indietro. E allora qui è, torniamo indietro e vediamo 1, 2, 3, 4, 4 e sono 4 e sono giusti. Questo effettivamente qua manca questo, qui 2. Fammi vedere qui, fammi vedere la luce. Ma io non ce l'ho qua, cioè io questo ho, io ho questo come connettore. 2
1, cioè c'è da qualche parte dove mi fanno vedere cosa c'è in dotazione del numero. 1, 2, qui e non c'è. C'è qualquadra che non cosa. Due. C'è più connettori marroni qua. C'è questo. Che forse, allora la cosa è che forse gliel'hanno tolto. Gliel'hanno tolto perché andando avanti non serviva più. E gli hanno dato questo che è un altro. Ok, può essere che questo, e allora è possibile che io devo andare avanti nell'assemblaggio e questa parte qui non è più valida perché andando forse avanti gli hanno fatto cambiare il pacco batterie con uno nuovo. Accertate che le pile, vediamo quante ce n'erano. E infatti questo qui, allora questo qui dell'uscita numero 4 montava 4 pile stilo, questo qui invece ne monta 4 e 4, 8, perciò devo andare avanti, devo correre al prossimo fascicolo e vedere cosa fare. Allora in questo mi fanno montare lo scudo frontale, perfetto, scudo frontale che sono questi due, ok, più i sensori, scudo frontale più sensori, scudo formato da 2 pezzi di plexiglass, plastica comunque trasparente, con 3 fori cada uno, perciò io mi blocco uno qui e uno qui. Aspetta un attimo, togliamo i sensori, sono 1, 2 e lo metto così, incastrati uno sull'altro così e bloccati a vita bene le 2 sezioni sullo scudo frontale in modo che restino saldamente, perciò ci dovrebbero essere delle viti. Ok, perciò vanno a incastro, hanno due qui alette che vanno ad incastro. Ora capovolgo, metto in posizione, prendo 2 viti di quelle piccoline, perché qua se non sbaglio sono quelle piccoline, e avvito